Ciao ragazze e bentornati in questo nuovo video. Oggi andremo a realizzare la parte superiore di questo costumino. Io in questo momento ho utilizzato del cotone, ma voi potete utilizzare tranquillamente il filato, quello apposito per bikini, che è un pochino più elasticizzato. Ve lo lascio comunque sia in descrizione che sul tutorial un pochino più avanti. E quindi niente. Guardate quanto è carino, ho fatto anche delle decorazioni qua sui lati e anche qua sotto. E niente, iniziamo subito con il tutorial. Cosa ci serve per questo tutorial? Allora, io utilizzo tre colori, utilizzo questo cordino in cotone, 100% cotone, di Hobby, 8,4, cotone turco. Ve ne servirà all'incirca, vi avanzerà anche un rotolo a colore, 50 grammi per colore, vanno benissimo. Io utilizzo del cotone, ma voi potete benissimo utilizzare anche il filato, quello lì apposito per i bikini. Vi lascio anche qualche esempio qua. Utilizzo un 2,5 mm di uncinetto. Allora, per iniziare il nostro bikini granny, un cappietto, bisogna fare 4 catenelle, quindi 1, 2, 3 e 4, entrare poi nella prima catenella che abbiamo fatto con una maglia bassissima e si crea questo. Assomiglia un pochino a un mini cerchio. Adesso cosa si vanno a fare? 3 catenelle, 1, 2 e 3, e nello stesso buco andremo a fare 4 maglie alte, quindi 1, proprio nel centro noi andremo a fare 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4, con un totale di 5, perché le catenelle iniziali è come se fossero una maglia alta, quindi si è formato un buchino, noi dobbiamo lavorare qua dentro. Adesso si fanno 2 catenelle di separazione, 1 e 2, e altre 5 maglie alte nello stesso buco, quindi nel buco che vi ho fatto vedere prima, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Adesso si fanno altre 2 catenelle di separazione e le ultime 3 maglie alte, sempre nello stesso buco, quindi 1, 2, e 3. Fate attenzione a non fare i punti sopra l'inizio, ok? Quindi state attente a questa cosa. E si va a chiudere con una mezza maglia alta in questo modo. Prendiamo la prima, la terza catenella, quindi 1, 2, 3,
e si chiude così con una mezza maglia alta e si è creato, vedete, come se fosse quasi un triangolino. 1 2 3, i nostri 3 angoli praticamente. Adesso facciamo il secondo giro sempre dello stesso colore, quindi 3 catenelle, 2 maglie alte nello stesso buco, 1 e 2, una catenella di separazione, poi ci andiamo ad agganciare qua nel mezzo, prima dello spazio. Quindi andremo a prendere la terza catenella, quindi 1, 2 e 3, proprio qua nel centro, e andremo a fare 3 maglie alte nella terza catenella, cioè nel mezzo tra uno spazio e l'altro. Quindi 3 maglie alte, una, 2 e 3, quindi qui era il primo angolo, questo è il buco del secondo angolo e questo del terzo angolo. Noi queste 3 maglie alte le dobbiamo fare nel mezzo tra un buco e l'altro, ok? Quindi nella terza catenella delle 5 maglie che abbiamo fatto nel giro successivo. Adesso una catenella di separazione e entriamo nello spazio successivo, quindi nel secondo spazio, quello grande, con altre 3 maglie alte. Una, 2 e 3. Adesso si continua nello stesso buco per creare l'angolo, quindi si vanno a fare 2 catenelle di separazione e altre 3 maglie alte nello stesso buco per creare l'angolo. Quindi 1, 2 e 3. E così abbiamo creato il nostro primo angolo. Si continua con una catenella di separazione e andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima, quindi andiamo nella terza catenella nel mezzo e faremo altre 3 maglie alte qua nel mezzo, quindi 1 2 3 e si fanno 3 maglie alte. Una, 2 e 3. Si continua sempre con una catenella di separazione e nel prossimo buco andremo a fare il nostro angolo, quindi 3 maglie alte, 2 e 3, due catenelle per separare, 1 e 2 e altre 3 catenelle nello stesso, scusate, 3 maglie alte nello stesso buco. Una, 2 e 3 e abbiamo creato un altro angolo. Adesso sempre una catenella di separazione
e mi ritrovo in questo modo. Io qua ho le prime 3 maglie alte, che sarebbe l'angolo che è da finire, e qui mi ritrovo 3 maglie alte. Prima si prendeva la terza catenella, ora io vado nella seconda e faccio 3 maglie alte, sempre nel mezzo, 1, 2 e 3, una catenella di separazione e vado a finire l'ultimo angolo, che sarebbe già partito con il primo. Quindi cosa si va a fare? Si va a fare solo 3 maglie alte nello stesso buco iniziale, quindi 1, 2 e 3. E adesso andiamo a chiudere il nostro giro come abbiamo fatto nel giro precedente, quindi una mezza maglia alta nella terza catenella, quindi 1, 2, 3, che sarebbe la prima maglia di questo giro, la prima maglia, e si chiude il tutto. E si è creato una sorta di triangolino. Adesso andiamo a cambiare colore, quindi si fa una catenella e si taglia il filo. Vado a prendere l'arancione e mi vado ad agganciare in un angolo, non qui dove ho fatto la chiusura, ma vado in un altro. Quindi faccio il cappietto iniziale e mi aggancio con una maglia bassa in un angolo. Qui dobbiamo fare la stessa cosa del giro precedente, quindi 2 catenelle e dobbiamo fare l'angolo, l'inizio dell'angolo, quindi questa è come se fosse una maglia alta, quindi andremo a fare altre 2 maglie alte, una e 2, poi una catenella di separazione e si entra nel buco successivo e si fanno 3 maglie alte, una, 2 e 3. Una catenella di separazione e altre 3 maglie alte qua nel prossimo buco, quindi 3 maglie alte, una, 2 e 3, adesso una catenella di separazione e si va a fare l'angolo dove c'è l'angolo, quindi 3 maglie alte, una, 2 e 3, 2 catenelle di separazione e altre 3 maglie alte, e 3, e si continua
facendo così: 3 maglie alte nel prossimo buco, una catenella di separazione, 3 maglie alte nel prossimo buco, una catenella di separazione, ci troviamo all'angolo e faremo l'angolo, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, stessa identica cosa, una catenella di separazione, 3 maglie alte, una catenella di separazione, 3 maglie alte, e poi si va a finire l'angolo che avevamo iniziato. Quindi una catenella di separazione, 3 maglie alte, una catenella di separazione, si va nel buco successivo, 3 maglie alte, e 3, una catenella di separazione e si va a fare il nostro angolo. Quindi 3 maglie alte, due catenelle di separazione e altre 3 maglie alte nello stesso buco. Una, 2 e 3, e abbiamo fatto un altro angolo. Adesso una catenella di separazione, nel buco successivo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella, buco successivo, 3 maglie alte, e ora si va a finire l'ultimo angolo, quindi una catenella di separazione e facciamo nell'ultimo buco per finire il nostro angolo altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E adesso si va sempre a chiudere nello stesso modo con la mezza maglia alta, quindi si fa la mezza maglia alta praticamente nella terza catenella della prima maglia, quindi 1, 2, 3, e si chiude tutto. Si fa una catenella e si tira. Vedete che si sta iniziando a creare il nostro triangolino del bikini. Quindi adesso dobbiamo continuare nello stesso modo, uguale identico a questo giro arancione, fino ad arrivare alle nostre dimensioni della nostra coppa. Adesso qua nell'angolo vi lascio le dimensioni dei centimetri di quanto deve essere grande il nostro triangolo. Quindi adesso qui vi faccio vedere i centimetri. Decidete anche voi come fare il vostro bikini. Io andrò a fare un altro giro di arancione e poi vado ad alternare i colori fino a che non arrivo alla mia giusta grandezza della coppa. Vi rispiego brevemente cosa bisogna fare fino ad arrivare al raggiungimento dei centimetri. Quindi noi siamo qua nell'angolo,
si fanno le nostre 2 catenelle per salire, che sarà come se fosse una maglia alta, quindi altre 2 maglie alte, una catenella di separazione, 3 maglie alte qua, una catenella di separazione, 3 maglie alte qua, una catenella di separazione, 3 maglie alte qua, una catenella di separazione, e si va a fare l'angolo. 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione, 3 maglie alte nello stesso buco. Si continua, quindi farete un'altra catenella di separazione, in quest'altro buco andrete a fare 3 maglie alte, catenella per separare, 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, si ritorna in quest'altro angolo dove farete le 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte e così via fino alla fine, e chiudete sempre nello stesso modo con la mezza maglia alta che abbiamo visto finendo i giri. Mi raccomando, se cambiate il colore, se tagliate il filo in questo angolo, vi dovrete attaccare con il prossimo colore in un angolo diverso, va bene? Quindi noi ora ci rivedremo al termine dei nostri centimetri della coppa. Bene, sono arrivata ai centimetri, io ho una seconda, quindi devo arrivare a 14 centimetri. Ho fatto l'ultimo giro in bianco perché ora andremo a fare il contorno del bikini e io lo voglio fare bianco. Voi dovete arrivare ai vostri centimetri di riferimento che vi ho dato prima in base alla vostra taglia. Adesso cosa dobbiamo fare? Sempre con il nostro colore, ultimo colore che abbiamo utilizzato, andiamo a fare tutto il contorno della coppa. Quindi andremo a fare delle maglie alte per ciascun punto, quindi ogni punto che vedete si deve fare una maglia alta, quindi si sale con 2 catenelle e facciamo solo maglie alte in tutte le maglie che ci si presentano. Quindi solo maglie alte per tutto il contorno del bikini. Quando arrivate nei buchi, quindi vedete che io ora sto continuando qua, dove ci sono le maglie alte sotto. Quando arrivate qui dove c'è il buco, questo è come se fosse una maglia, una catenella, quindi andiamo a fare un semplice punto alto così, in questo modo, e poi si continua con i punti che trovate subito dopo. Quindi dobbiamo fare solo maglie alte per ciascun punto che trovate per tutto il contorno del bikini, quindi ci si ritrova praticamente all'ultimo punto. Ok, ho fatto tutto il giro con le maglie alte, adesso chiudo il giro proprio qua con una maglia bassa e rifaccio un altro giro in tutto il contorno a maglia bassa. Quindi per tutti i punti che troverete andrete a fare una maglia bassa. Quindi tutto intorno alla coppa, come abbiamo fatto con le maglie alte, però si fanno a maglia bassa. E si continua fino. Ho fatto
tutto il giro a maglia bassa e nell'ultimo punto, proprio qua nel mezzo, chiudo sempre con una maglia bassa. Quindi questa è la coppa finita. Dovrete andare a fare una seconda coppa identica. Adesso andiamo a fare 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e si va a prendere l'altra coppa e si va ad agganciare. Andiamo ad agganciarci proprio qua in un angolo, quindi proprio nel mezzo. Io mi vado ad agganciare qui e faccio una maglia bassa. E abbiamo attaccato le nostre 2 coppe. Adesso si continua a maglia bassa fino al prossimo angolo. Quindi proseguiamo fino al prossimo angolo a maglia bassa. Bene, ho fatto tutti i miei punti bassi fino al prossimo angolo e in questo ultimo punto vado a mettere un marcapunti. Quindi in questo punto, l'ultimo che abbiamo fatto dell'angolo, mi raccomando andate a vedere dove ci sono, da qui vedete l'angolo, e lo segniamo con un marcapunti. Quindi se metto per dritto il marcapunti vi risulterà qui. Adesso andiamo a fare una decorazione su questo lato. Quindi andremo a fare 3 catenelle, 2 maglie alte nello stesso buco, saltiamo 3 punti, quindi 1, 2 e 3 e si entra nel quarto e si fa una maglia bassa. Si ricomincia nello stesso modo, quindi 3 catenelle, 2 maglie alte nello stesso buco, saltiamo 3 punti, quindi 1, 2, 3 e si va nel quarto e si fa una maglia bassa. E si continua così fino ad arrivare al nostro angolo. Quindi da qui si deve arrivare qua. Ok, sono arrivata qui all'angolo. Questa è la decorazione che vedete che risulterà in questo modo. Adesso mi risulta essere arrivata ad una catenella prima del mio punto centrale, quindi io da qui vado a vedere qual è il centro
e da qui stessa cosa e mi risulta una catenella. Quindi io passo a questa catenella centrale, faccio una maglia bassa. Adesso andremo a fare il nostro primo laccetto per il collo, quindi si faranno delle catenelle fino ad arrivare ad una lunghezza di 60 centimetri. Quindi tutte catenelle fino ad arrivare a 60 centimetri. Dopo essere arrivati a 60 centimetri si torna indietro facendo delle maglie bassissime. Quindi per ogni catenella che abbiamo fatto si torna indietro a maglia bassissima. Bene, sono tornata indietro con maglie bassissime. Adesso sono arrivata al penultimo punto, quindi andrò a finire sempre nel solito punto dove abbiamo iniziato con un'altra maglia bassa per bloccare il tutto. Adesso si riparte con la nostra decorazione, quindi nel buco successivo una maglia bassa, 2 catenelle e 2 maglie alte nello stesso buco. Si saltano 3 punti, 1, 2, 3, si va nel quarto e si fa una maglia bassa e si ricomincia così nello stesso modo. Si continua quindi a fare la decorazione fino in fondo. Ok, quindi ho fatto anche questo lato della decorazione e sono arrivata qui. Cosa andremo a fare? Dopo l'ultimo punto basso della nostra decorazione si continua a punto basso fino ad arrivare a quest'altro lato. Quindi si entra nelle catenelle e si fa un punto basso per ciascun catenella che ci ritroviamo. Si passa da quest'altro lato, non qui, ma qui, non qui, ma qui, si fa un punto basso e abbiamo rafforzato un pochino questo punto. Adesso si riparte con le nostre decorazioni, quindi andremo a fare il bikini è così, la stessa cosa qui della decorazione, il nostro laccetto con le catenelle e si torna sotto con le nostre decorazioni. Quindi ora vi faccio vedere un'altra volta la decorazione e poi ci si ritrova qui, quindi dovete fare da soli questo pezzo di decorazione, il laccetto e l'altro pezzo di decorazione, sempre nello stesso modo dell'altra coppa. Quindi da qui si riparte con le nostre catenelle,
3 catenelle, 2 maglie alte nello stesso buco, si saltano 3 punti, 1 2 3, nel quarto maglia bassa e si continua come vi ho detto. Ci ritroviamo all'ultimo angolo. Benissimo, ho completato anche tutta la rifinitura di quest'altra coppa, sono arrivata qua in fondo all'ultimo punto basso. Adesso ci giriamo e da qui dobbiamo fare tutti i punti bassi per ogni catenella, quindi qua, fino al marcapunti. Quindi solo punti bassi fino ad arrivare dall'altra parte dove c'è il marcapunti. Benissimo, ho finito tutti i punti bassi fino al marcapunti. Adesso andremo a fare l'ultimo punto basso dove c'è il marcapunti. Quindi lo tolgo, faccio l'ultimo punto basso e adesso rigiro, torno indietro, sempre da questo lato. Quindi svoltiamo, si torna indietro e si fa un'altra decorazione. Quindi andremo a fare 4 catenelle, 1 2 3 e 4, saltiamo un punto, nel punto successivo andremo a fare una maglia alta, una catenella di separazione, si salta un altro punto, al punto successivo una maglia alta e così via. Quindi continueremo nello stesso modo facendo una catenella, si salta un punto, una maglia alta fino ad arrivare dall'altra parte. Quindi vedete, stiamo creando questi quadratini. Quindi una catenella di separazione, si salta un punto, una maglia alta e così via. Bene, mi manca l'ultimo punto, quindi una catenella e qua nell'ultimo punto una maglia alta. Vedete, qui dovete lasciare questo spazio dove c'è la decorazione, non dovete arrivare fino a qui. Adesso si deve tornare indietro, quindi si svolta il lavoro e si torna indietro, quindi facciamo 3 catenelle, 2 maglie alte, quindi andremo a rifare la stessa decorazione di prima, una e 2, e ci andiamo ad agganciare non qui nella prossima catenella ma nella catenella dove c'è la maglia alta e si va a fare un punto basso. Si rifà la stessa cosa, 3 catenelle, 2 maglie alte,
e ci si aggancia nella catenella della maglia alta e facciamo una maglia bassa. Quindi andremo a fare un'altra decorazione qua sotto i nostri quadratini. Quindi si continua nello stesso modo, 3 catenelle, 2 maglie alte nello stesso buco e ci si aggancia nella catenella sopra la maglia alta e così via fino ad arrivare qua in fondo all'ultimo quadratino. Adesso ho fatto le ultime 2 maglie alte e sono arrivata qua e mi aggancio proprio all'angolo, quindi nella catenella che fa angolo. E una maglia bassa. Si taglia il filo e si va a nascondere. Bene, il bikini risulta in questo modo. Adesso noi andremo a fare il laccetto che andrà nel mezzo di questi buchini. Dobbiamo prendere un altro tipo di colore. In questo caso io scelgo l'arancione. Si fa il nostro cappietto e si vanno a fare le nostre catenelle fino ad arrivare a 1 metro. Quindi catenelle fino ad arrivare a 1 metro. Arrivata a 1 metro di catenella, torno indietro a maglia bassissima. E ci si ritrova alla fine del nostro laccetto. Bene, una volta finito il nostro laccetto lo andremo ad inserire all'interno dei nostri quadratini. Quindi io mi aiuto con l'uncinetto, entro nel primo, passo nel secondo, in questo modo, e lo faccio arrivare fino alla fine. E questo è il bikini terminato. Adesso voglio mostrare anche con le coppe, perché questo è senza coppe. Adesso andrò ad inserire le coppe. C'è un video dedicato su come io inserisco le coppe al bikini, quindi ve lo lascio in descrizione e ve lo faccio vedere terminato con le coppe. Ecco qua il bikini con le coppe, vedete qua è molto più solido. Ho messo le coppe e niente, questo è il bikini terminato. Eccoci qui con il tutorial terminato. Spero che questo video vi sia stato utile, che il costumino vi piaccia. Fatemi sapere nei commenti, se avete domande scrivetemi tranquillamente nei commenti, io cercherò di rispondere il prima possibile. E niente, mettete un like ed iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video, un bacio!